Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di settembre 2023 e abbiamo il mondo. Cari amici dell'Acquario, ci sarà un compimento, un completamento, il raggiungimento di qualche tipo di risultato. Per qualcuno il mondo fa anche riferimento a uno spostamento, può essere magari di casa piuttosto che un viaggio magari. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui, lo trovate anche nelle informazioni del canale e sempre nella descrizione poi ci sono altri link a video che potrebbero interessarvi. Per quello che riguarda i single, ho già pubblicato le previsioni dei single e le potete integrare con queste letture. Bene ragazzi, partiamo da un fante di bastoni, la sacerdotessa, un 4 di coppe, 8 di bastoni, la stella, qua ce ne sono 3, regina di coppe, appeso e 3 di coppe. Ok. Partiamo da questo fante di bastoni. Sento una sorta di entusiasmo da parte vostra. Può essere che sia una nuova conoscenza piuttosto che proprio un entusiasmo per qualche cosa di nuovo, magari. Può anche essere per una persona che avete appena conosciuto o comunque diciamo una conoscenza che avete appena effettuato, non necessariamente deve essere una conoscenza a livello romantico, eh. Vi ricordo che questa è una stesa sugli affetti in generale, può riguardare gli amici, la famiglia, sta poi a voi adattare la lettura alla vostra realtà. Io vi dico quello che viene fuori di più. Abbiamo poi anche la carta della sacerdotessa, quindi qui si tratta di seguire la propria intuizione, può anche fare riferimento ai sogni, visto che comunque abbiamo anche la stella qui, c'è come un cercare di vedere al di là, perché in realtà con questo 4 di coppe, che io chiamo la carta della cecità, non si riesce a vedere molto bene. Qui è un po' come se vi dicessero di seguire il vostro intuito piuttosto che di guardare l'esterno. Un po' come dire ascoltate dentro invece che guardare fuori. Però ho come la sensazione che qualcuno sia in attesa di qualche comunicazione, di qualche notizia, di qualche magari connessione internet, di qualche cenno. Queste carte le andiamo a vedere poi dopo direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dal fante di bastoni, re di spade e regina di coppe. Sì, sento questo fante molto entusiasta, devo dire, ragazzi, con tanto fuoco, tanta passione, tante emozioni, tanta emotività e poco spirito pratico, mi verrebbe da dire. Tenete presente che quando il re di spade è al contrario, può essere che sia un'energia un po' dominante. Quindi potrebbe esserci qualcuno che tende un po' a dominarvi, per qualcuno fa riferimento a una madre, perché abbiamo la regina di coppe, per qualcun altro potrebbe essere un padre, perché abbiamo un re di spade, se per voi risuonasse
come una stesa, diciamo, familiare. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 5 di spade. 7 di spade. Ragazzi, sento che qui c'è qualcuno che non vuole vedere la realtà. In effetti abbiamo questo 4 di coppe. Il 5 di spade sono le lotte egoiche, sono le discussioni fatte solo per dar ragione al proprio ego, fondamentalmente. Non sono discussioni che portano a una reale soluzione. C'è anche un 7 di spade, quindi ci potrebbero essere delle questioni, delle cose che hanno bisogno di essere affrontate, ma per qualche motivo non c'è questa comunicazione. Non c'è una comunicazione fluida, sento. Sia che siate voi fanti e che quindi la cosa sia con i genitori, sia che siate voi genitori con i figli. Andiamo a vedere questo 4 di coppe. Nove di spade, 9 di bastoni. Ho come la sensazione che abbiate voglia di andare verso nuovi obiettivi, abbiate voglia di lasciarvi indietro. La stanchezza che avete accumulato, perché tutte queste lotte fanno accumulare stanchezza. Ci sono tante carte di spade, tanti pensieri, direi anche un po' negativi, anche un po' frustranti, questo bisogno continuo di difendersi, magari dei genitori o magari dai figli, dipende che ruolo state vivendo voi. Se non siete genitori e magari non li avete più i genitori o cose di questo genere, possono essere lotte interne, qualche cosa che avete bisogno di vedere di voi stessi. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni. Se il guardate, un altro fante di bastoni. Se il fante di bastoni è la vostra persona di interesse, vi dirò che qui le cose sono confuse. Perlomeno a livello mentale non siete sulla stessa frequenza. Allora, l'otto di bastoni è spiegato da un fante di bastoni, dal mago e dalla regina di spade. Qui c'è bisogno di prendere un'iniziativa, di fare un passo, un movimento, di fare un'azione con intenzione. È ora per qualcuno di mettere dei paletti o addirittura di tagliare quello che non serve più. La regina di spade è sempre una persona fredda, che dice come sono le cose. C'è voglia di fare, c'è entusiasmo, però è come se ci fosse la necessità di mettere delle regole ferree in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere la stella. 5 di bastoni e 5. Wow, avete un sacco di 5. 5 di bastoni e 5 di denari. Ragazzi, io credo che qui dobbiate iniziare a manifestare togliendovi da un punto di vista, diciamo, cioè smettendo di vedere le cose, smettendo di chiedere all'universo da un punto di vista di carenza. Cioè, è un po' come dire, non ho una casa e quindi voglio una casa perché so che non ce l'ho. È un po' come mandare un messaggio ambiguo all'universo, tu la vuoi, però in realtà sai che non ce l'hai, quindi l'emozione che esprimi è di carenza perché sai che non ce l'hai. Ok? Invece bisogna esprimere un'emozione. Questa è legge di attrazione, farò poi anche dei video per queste cose qua, però quando si parla di legge di attrazione, legge di manifestazione, che è quello del mago, oltre alla visualizzazione di cui ci parla la stella,
oltre al focus che bisogna tenere a livello mentale, bisogna anche che sia accompagnato da un certo tipo di vibrazione, di emozione, appunto. Abbiamo la regina di coppe poi. Andiamo a vedere questa regina di coppe, perché ce l'avevamo già anche qui. Sei di coppe, amanti e asso di denari. Guardate ragazzi, se fosse la questione familiare, vi dico che ad un certo punto, se iniziate a cambiare loop, a cambiare vibrazione, quindi ad agire come se, cioè ad agire già nell'amore, è come se qui le cose ad un certo punto cambiassero. C'è equilibrio, c'è la carta degli amanti, c'è un nuovo inizio, ci sono sentimenti puri, c'è un sogno che si compie, magari un sogno che vi portate avanti da tanto tempo, c'è questa esplosione di emozioni. Se fosse con cioè una relazione romantica, per esempio, vi dico che uscire da questa situazione di anche vittimismo un po', smettere di essere competitivi con qualcuno e iniziare a guardare per voi stessi, iniziare a fare, come dice il mago, qualche cosa di concreto, un'azione con intenzione, piuttosto che un programma, piuttosto che un taglio a quello che non serve più, che possono essere gli atteggiamenti, possono essere i pensieri, possono essere le attitudini, qualsiasi cosa. È come se appunto di qui in avanti, perché anche la stella è una carta di sogno esattamente come sei di coppe. Ok, quindi qui è come se si andasse verso quello che è una maturità dell'amore, perché prima c'è l'amore ingenuo, l'amore romantico, quello infantile, quello di quando si è adolescenti che fa vedere tutto rosa per capirci, e poi c'è l'amore maturo, quello più concreto, c'è l'appagamento. Wow! Ma che bello! Però andiamo a vedere perché c'è questo appeso perché stona un po', perché è anche accompagnato da un 3 di coppe, quindi probabilmente quest'ultimatum può riguardare certe amicizie piuttosto che certi sollazzi, mi verrebbe da dire. Cavaliere di coppe, re di coppe, cavaliere di spade. Scusate, cavaliere di pentacoli, re di pentacoli, cavaliere di spade. Chissà perché ho detto coppe. Ero ancora qua con la testa sul 3 di coppe. Sì, probabilmente le cose dovreste prenderle un po' più con calma. È come se, avendo la carta della peso, vi dicessero guardate anche l'altra faccia della medaglia, perché passate da una situazione un po' cupa, devo dire, della terza settimana di settembre, ad un momento di esplosione emotivo, ok? È come se riusciste a fare un cambio, il dare un nuovo obiettivo, l'avere un nuovo obiettivo, che potrebbe anche essere semplicemente un viaggio, uno spostamento, un corso, quello che vi pare, è come se desse una spinta in più a voi stessi, di conseguenza anche alla relazione che state vivendo. Però vi dicono di prendere comunque le cose con calma perché non sono ancora del tutto certe, siete ancora in questa fase di up emotivo, sappiamo che quando si è troppo giù o troppo su a livello vibratorio è sempre meglio non prendere decisioni importanti, ok? Perché a volte si rischia di non prendere le decisioni giuste. Quindi aspettate un attimo prima di fare qualsiasi tipo di movimento o di dichiarare qualsiasi tipo di cosa, di offrire qualsiasi cosa, oppure scopritevi poco per volta, è quello che vi consiglia qui il Cavaliere di Denari, ragazzi. Ok, andiamo a vedere ancora una fatina. Ecco, questa fatina vi dice di intuire, di essere ricettivi nei confronti dei segnali che la vita o la natura vi dà. Dice che c'è solo bisogno di aprire il cuore o la mente per captare questi segnali. Io continuo a sentire la parola musica, quindi può essere che qualcuno riceva qualche segnale attraverso il testo
di qualche canzone. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo futuro. Se sì, potete mettere like per farmelo sapere, potete commentare, a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Potete anche iscrivervi, condividere, eventualmente fare una donazione o abbonarvi al canale. Ogni tipo di supporto per me è importante e voglio anche ringraziare tutte le persone che continuano a supportare il canale. Ci tengo solo a fare una piccola precisazione. Il percorso di crescita individuale che sto proponendo è un percorso che va a lavorare le credenze limitanti, però è una parte di tutto quello che invece andrò a trattare nella sezione degli abbonamenti. In questi video tratto argomenti di metafisica, argomenti diciamo un po' più densi, un po' più tecnici, per chi ha voglia di lavorare su se stesso per innalzare le proprie vibrazioni. Sono le cose a cui mi sono avvicinata io che hanno fatto migliorare me e io le condivido, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!